Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale YouTube Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi voglio testare una punta utilizzata molto con le CNC, come la CNC 3018, specialmente nella realizzazione dei circuiti stampati o PCB. La punta che andrò a testare è un incisore con angolo da 30 gradi e con larghezza della punta alla sommità da 0,3 mm. Il test di oggi consiste nel fresare a profondità differenti 9 campioni identici di circuito stampato, formati ciascuno da due footprint differenti. Il primo di un SOIC 8, un circuito integrato SMD da 8 pin. Il secondo un DIP 8, un circuito integrato a 8 pin a foro passante. Bene, in alto a sinistra sullo schermo abbiamo lo schema di fresatura con le profondità di incisione, dove sono rappresentati i 9 riquadri con le fresature dei circuiti stampati SMD e a foro passante che partono da 40 micron crescendo fino poi a 60, 70, 80 e così fino a 130 micron. Invece sulla destra ho fatto un riepilogo di come la profondità di incisione influisce sulla larghezza del solco alla sommità, e quindi più si va in profondità e più lo spazio tra le piste aumenta, e quindi si riduce anche lo spessore delle piste se sono due solchi adiacenti. Bene, vediamo adesso le due fasi di lavorazione. La prima è la scansione superficiale della PCB eseguita con un passo di scansione di 5 mm. La seconda invece è l'incisione del circuito. Vediamo subito. Bene, adesso che la scansione è finita non ci resta altro da fare che rimuovere i due coccodrilli e caricare il file di incisione. Voglio soltanto spendere qualche parola sui parametri di incisione e sulle varie velocità. Dunque, nella tabella che è comparsa sulla destra in alto ho indicato con 9 utensili i parametri di scansione delle 9 zone che vediamo indicate sulla sinistra. Il parametro importante è lo Z+, che è il gradino di incisione, nel senso è lo step di profondità che viene eseguito per realizzare il solco. Io ho impostato i valori di 0,04 o 40 micron, 60 micron, 70 micron, 80, 90, 100, 110, 120 e 130 micron, e in questo test scendo in un solo step alla profondità che voglio raggiungere, con una velocità di affondo o comunque di discesa lungo Z sempre uguale, quindi 60 mm al minuto. Per quanto riguarda invece la velocità di spostamento su X e Y, ho impostato un valore che per esperienza personale mi è sembrato abbastanza prudente, e quindi 120 mm al minuto. Più avanti farò probabilmente anche dei test sulla determinazione della velocità ottimale in funzione della profondità del solco e del tipo di lavorazione che devo eseguire. E poi un altro dato importante: nella seconda colonna della tabella abbiamo il diametro dell'incisore, ovvero il diametro della punta sulla sua sommità, che è 0,3 mm. Invece un po' più avanti c'è un altro dato importante, che è nella quart'ultima colonna, che è l'angolo della punta, cioè è una punta da 30 gradi, quindi sulla base di quello il software di incisione sa quanto viene largo il solco in funzione della profondità di discesa lungo l'asse Z. E la larghezza del solco l'avete vista poco fa sullo schemino di riepilogo.
Bene, l'incisione della PCB è partita con il settore da 110 micron di profondità, quello in basso a sinistra nel riquadro che c'è in alto. La scelta dell'ordine viene fatta dal software, quindi secondo dei suoi parametri, dei suoi algoritmi, viene deciso il percorso più comodo e ottimale. E quindi abbiamo la prima fresatura, che è quella un po' più difficile, che è la fresatura delle piste, del footprint per l'integrato SMD, il SOIC 8. In questo momento è passato alla seconda fase di lavorazione, quella da 120 micron di profondità, e vedete in alto a sinistra il riquadro che è di colore blu. In questo momento non è facile determinare la qualità di una scansione, anche perché alla fine di tutta la lavorazione vengono eseguiti dei passaggi per rimuovere le bave dei solchi, e quindi un'operazione di pulitura della superficie del circuito stampato. Siamo passati adesso alla scansione del terzo settore, quello da 80 micron, e vi posso assicurare che fresare una superficie non perfettamente piana, magari anche un po' incurvata, in queste situazioni con una punta da 30 gradi non è una cosa così semplice. Uno, perché la punta rischia, se ci sono delle inclinazioni, di andare troppo in profondità, e quando si scende troppo il rischio è quello di spezzarle. E prima di avere la scheda per fare la scansione superficiale era frequente la rottura delle punte. Siamo passati adesso al settore da 60 micrometri, 60 micron, e adesso siamo a quello da 70 micron. Sicuramente chi ha provato a fare circuiti stampati senza scansione superficiale sa quanto è semplice rompere questo tipo di punte. Siamo appena passati al settore da 70 micron. Adesso entro poco dovremmo anche avere finito tutta la lavorazione, dal momento che mancano soltanto tre settori. Adesso siamo al settore da 100 micron. Bene, la cosa divertente nel fare questi test consiste nel vedere i limiti delle fresatrici che abbiamo, anche perché senza una scansione superficiale, se non si ha un piano perfettamente livellato, la scansione dei circuiti stampati non è una cosa così semplice. Però è bello riuscire a superare questi ostacoli con delle soluzioni economiche e alla portata di tutti. In questo modo è anche utile per chi non ha avuto esperienze nel campo della fresatura dei circuiti stampati, perché con una spesa abbastanza modesta si riesce a fare esperienza e a realizzare circuiti senza dover utilizzare altri processi di realizzazione o acquistare fuori delle schede che possono essere fatte facilmente anche in casa e a costi sicuramente molto, molto contenuti. Se qualcuno di voi ha provato a realizzare i circuiti stampati anche con altre procedure, tipo quella della fotoincisione, sa che il processo di sviluppo, di corrosione e di foratura di una piastra ramata porta via tanto tempo, e inoltre usa prodotti chimici che poi vanno anche smaltiti correttamente, quindi si producono meno inquinanti realizzando un circuito stampato con la fresatura anziché con il processo chimico. Allora, la fresatura della piastra ramata è terminata, e vediamo a sinistra
lo schema che riepiloga le varie profondità di incisione e invece sulla destra il risultato finale. Sulla prima, quella in alto a sinistra, quella da 40 micrometri, 40 micron, le incisioni sono poco profonde, ma vediamole adesso più da vicino con un ingrandimento maggiore. Allora, quella da 40 micron è sicuramente riuscita male. Vediamo molti solchi dove è presente ancora del rame, quindi le piste non sono utilizzabili e ci sono numerosi punti ancora collegati e quindi in cortocircuito con il piano circostante. Anche per l'incisione da 60 micron devo dire che è un valore non sufficiente, quindi bocciata anche questa. Numerosi solchi sono ancora pieni di rame e cortocircuiti un po' dappertutto. Anche nella realizzazione delle piste per il circuito integrato, quello afropassante. Anche a 70 micron abbiamo diversi solchi non completamente incisi e rame residuo che crea numerosi cortocircuiti. Le zone sì sono ben tracciate, ma rimuovere tutto quel rame dei solchi è un lavoraccio, specialmente su una scheda di grandi dimensioni. Passiamo adesso a quella da 80 micron. Sembra venuta bene, qualche residuo di rame è rimasto all'interno dei solchi, qualche residuo di rame è rimasto all'interno dei solchi, ma sono pochi e quindi facili da rimuovere. Ne ho visti 2 o 3 circa. E questo devo dire che può essere anche un risultato che merita una promozione. Vediamo adesso quello da 90 micron che mi sembra venuto abbastanza bene, non ho visto fino ad ora residui di rame all'interno dei solchi. C'è da dire che per realizzarli ho dovuto usare una carta smeriglia fine e una gomma abrasiva per rimuovere tutte le bave di rame, perché il risultato finale non è questo che vedete adesso, ma va ripulita la superficie della scheda. Vediamo adesso il campione da 100 micron. Allora, numerose le bave di rame attorno ai solchi, alcuni residui all'interno dei solchi. Il lavoro non è sicuramente accettabile. Quindi questo tipo di profondità non lo ritengo il migliore, sicuramente da scartare. Passiamo adesso anche a quella da 110 micron. Anche qui i solchi troppo profondi creano bave più importanti e quindi più difficili da rimuovere. Maggior lavoro di pulizia della scheda, può sicuramente diventare una scheda valida, ma ci si deve lavorare di più per ripulirla, quindi bocciato anche questo tipo di profondità. Passiamo a quella da 120. Qui i solchi sono ancora più profondi, ma devo dire che sono riuscito a togliere le bave più facilmente. Sarà un caso, ma il risultato è venuto decisamente meglio di quello precedente da 110 micron. E infine l'ultimo,
quello da 130. Anche qui è rimasto un po' di rame in alcuni solchi, bave di rame sui bordi delle incisioni. Sicuramente con questa profondità il lavoro di pulizia e rimozione dei residui di rame è più impegnativo. Quindi se dovessi fare una classifica tra le profondità di incisione, sicuramente medaglia d'oro per la profondità da 90 micron, medaglia d'argento per quella da 80 micron e medaglia di bronzo per la profondità di incisione dei 120 micron. Allora, vediamo adesso invece, anche per rendere un po' l'idea delle dimensioni di questo circuito stampato, i millimetri, l'integrato, il SOIC 8, e a sinistra un righello che ci fa vedere che è un circuito da 2 cm e 1 millimetro, o poco meno. Le piste sono veramente molto sottili, meno di 1 millimetro, e lo spazio tra le piste è veramente ridotto al minimo. Da quest'altra slide vediamo invece un'altra cosa, la larghezza del solco, ed effettivamente è uno 0,3 mm. Probabilmente anche qualcosina di più, ma noi non riusciamo a valutare con questi strumenti la larghezza con precisione. Però ci basta sapere che il valore che avevo misurato in modo non precisissimo in fase iniziale si è dimostrato effettivamente quello ottenuto. Vediamo adesso di misurare anche per comparazione la larghezza della pista che abbiamo ottenuto ed è di 0,75 mm, un valore veramente interessante, e probabilmente si può arrivare anche a larghezze delle piste inferiori e ottenere risultati accettabili anche in quei casi. Il test è terminato, direi quindi che per oggi abbiamo finito. Se questo video vi è piaciuto, le informazioni vi sono risultate utili e interessanti, ricordatevi di lasciarmi un like e, se volete, anche dei commenti, domande e suggerimenti. Inoltre, se vi va di ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina. Adesso vi saluto, ci vediamo alla prossima fra una decina di giorni circa. E ciao, buone vacanze a tutti e buon divertimento.